E salve a tutti ragazzi, un saluto e un benvenuto alla nostra Universe Mode di WWE 2K24. Ragazzi, siamo a una settimana da due eventi in pay per view che andremo ovviamente a pubblicare entrambi sul mio canale, ovvero WWE Fastlane e AEW All Out. E quindi ragazzi, diamoci bene sotto con queste ultime due puntate. Prima di Raw, poi porteremo quella di AEW Dynamite. SmackDown e Collision non lo facciamo perché abbiamo compattato le rivalità che c'erano a SmackDown e Collision nella puntata di Raw che state guardando e nella puntata dopo di AEW Dynamite. E quindi ragazzi, siamo pronti per iniziare con questo open air di Monday Night Raw su Netflix. Kairi Sane, The Pirate Princess, contro Natalya. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Yamaguchi, Japan, Kairi Sane! From Calgary, Alberta, Canada, Natalya! E ecco anche la canadese Natalya che si avvicina al suo ring. Scusate se durante l'ingresso di Kairi mi sono assentato un attimo, sono andato a riprendere il cellulare che avevo perso, non sapevo dov'era. E allora ragazzi, iniziamo con questo Kairi Sane contro Natalya. Una Kairi Sane che è prontissima per una grande prestazione. Vuole andare per la cintura mondiale. Lei ha già vinto il titolo di coppia WWE e quando era attivo, e il titolo degli Stati Uniti, quindi comunque un palmarès di tutto rispetto tra la scorsa stagione e questa. E iniziamo ragazzi, allora Kairi Sane contro Natalya, opener di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix, l'ultima puntata targata WWE prima del pay per view Fastlane. Esattamente, ricordo quello che succederà quando andremo a trasmettere, appena abbiamo finito questa puntata, la puntata di AEW Dynamite, perché anche lì ci sarà il pay per view AEW All Out. Ma comunque pensiamo alla WWE con questa Kairi Sane che prova il suplex ma viene ribaltata da Natalya. Un saluto a Alex. Ho visto ora il tuo messaggio, come va? Tutto a posto Alex? Siamo belli carichi stasera. Andiamo un attimo a modificare la didascalia con la carica, perché qui non l'ho ancora messa. Ora Natalya prova, ma Kairi Sane dice no, la giapponese è prontissima anche lei.
prova lo schienamento. Neanche uno, ragazzi, che gara. Ah, grande Alex, l'importante è quello, avere il canale che fa cose strane. Attenzione, presa di sottomissione qui di Kairi Sane, la Pirate Princess. Ma guardate là che sgambetto di Natalia, come riesce a liberarsi senza troppi problemi. Sicuramente favorita Kairi Sane, ma come sapete nel wrestling mai dire mai, ok? Attenzione Kairi, la spear che va a vuoto, l'ha lanciata proprio via Natalia, che ci sta dando dentro quest'oggi. Powerbomb con schienamento annesso, niente da fare. Buon opener, devo dire, sembra per il momento davvero un buon inizio, mentre io sto per metà aggiornando la didascalia e tutto il resto, e metà guardando e commentando, insomma un bel casino. Sì, sì, ok, ci siamo, abbiamo fatto, ora dovrebbe esserci la didascalia con i match in programma. Comunque Kairi Sane, voi non la dovete sottovalutare la ragazza, pensate sia, la vedete piccola ma è una furia combattiva. Prova lo schienamento ancora una volta sulla canadese. 1, 2, no, 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 no. Niente da fare, signori. Momento un attimino di relax, ma si parte subito a picchiarsi di nuovo qui. Se n'è Natalia, Irish Whip, no, crossline, braccio teso ad abbattere una Kairi Sane in difficoltà, direi, in questo momento. Attenzione Natalia, sale sulla terza corda, in realtà è la seconda. Spear, questa volta l'ha presa piena. 1, 2, no, anche stavolta niente da fare. Un saluto anche a Play con Carlos. Attenzione, una culla improvvisa di Natalia che va ora, è solo uno, preso di sorpresa sì, ma non in modo sufficiente. No Alex, non ti preoccupare, come mossa finale non si tirano i capelli. Attenzione, arriva Kairi Sane sulla terza corda. Insane elbow, a vuoto Natalia.
che matchone sta facendo Natalia, davvero un bel opener di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix, ovviamente. Attenzione, cross line, una bella comeback ora di Natalia che non vuole perdere contro Kairi Sane. Cross line all'angolo, prova lo sghenamento, attenzione qui, 1, 2, Kairi Sane dice no. Che lariat, e ora potrebbe essere la fine, attenzione, 1, 2, no, ancora Kairi dice no. Attenzione che Natalia prova la sharpshooter ma viene respinta la sharpshooter e poi Kairi vola, battuta ragazzi, battuta senza tanti complimenti. Oh, dopo aver distratto Natalia, oh che match però che sta facendo anche Natalia, la Kairi Sane non abbiamo dubbi, ma un saluto anche a Ginger Queen. Attenzione, la sharpshooter, potrebbe essere la fine per Kairi che cede. Grande vittoria di Natalia, una Kairi veramente sconvolta per questa sconfitta. Attenzione, arriva Asuka, proprio lei, la sua ex compagna di coppia, sono state campioni di coppia le due se vi ricordate, e un faccia a faccia tra le due nipponiche, vedremo cosa porterà. Non sembra esserci, no, infatti non si sono colpite, vedremo ragazzi, una nuova rivalità in corso? Probabilmente sì. Andiamo ora al prossimo incontro ragazzi, Tornado Tag Team Match, Lat Business, ovvero Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro AJ Styles e Sheamus, il guerriero celtico. Un match dovuto perché tra AJ Styles e Bobby Lashley c'è stata decisamente più di una ruggine, una vera e propria disputa, un AJ che se l'è legata particolarmente al dito, non infatti nell'ultima puntata di SmackDown con le sue interferenze ha favorito Damian Priest e Finn Balor, ovvero il Judgment Day, e ha fatto perdere i titoli di coppia proprio all'Art Business, proprio a Bobby Lashley e a Powerhouse Hobbs. Un AJ Styles che non è contento e vuole anche il titolo di Bobby Lashley, perché infatti Bobby Lashley è campione degli Stati Uniti come Powerhouse Hobbs è campione intercontinentale. Infatti uno dei match che vedremo a Fastlane sarà proprio AJ Styles contro Bobby Lashley per il titolo degli Stati Uniti. Dall'altra parte AJ Styles ha trovato in Sheamus un alleato, e allora anche lui, visto che c'è, vorrà mettere probabilmente gli occhi sull'altra cintura, quella di Powerhouse Hobbs, e allora vediamo cosa succederà qui. Eccolo qui, Bobby Lashley ragazzi, il campione degli Stati Uniti, The Almighty. Introducing first, representing the Hurt Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the WWE United States Champion, the Almighty Bobby Lashley. Dalle sue ring il potente Bobby Lashley. E allora siamo pronti ragazzi.
E ecco anche l'ingresso del compagno Powerhouse Hobbs, il campione intercontinentale, nonché altro membro dell'Art Business. Representing the Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Powerhouse Hobbs. E eccolo qui anche il campione intercontinentale, un duro colpo la scorsa settimana, i due che hanno perso i titoli di coppia, i titoli di coppia hanno fatto un regno incredibile, Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley, veramente devastante. Sono servite le ruberie di AJ Styles per togliere queste cinture, ricordiamo sono andate a Damian Priest e a Finn Balor, il Judgment Day. Ma ora eccolo proprio qui AJ Styles, proprio l'uomo di cui parlavamo prima, il grande scontro che si preannuncerà tra lui e Bobby Lashley proprio a Fastlane, prossimamente in pay-per-view della World Wrestling Entertainment. Eccolo qui il Phenomenal One, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. ed è proprio lui. Un AJ Styles che vuole sbeffeggiare ancora Bobby Lashley. I due ce l'hanno veramente a morte, anche se sarà un match di coppia. Peraltro secondo match no, scusate, stavo per dire un'inesattezza, stavo per dire il secondo match della card di coppia, ma mi sono confuso con la card di Dynamite che c'è dopo, sapete, perché io ce l'ho qui sotto gli occhi. Va bene, va bene. Finito l'ingresso di AJ Styles, il Phenomenal One, è ora il momento dell'ultimo ingresso prima dell'inizio del match. Eccolo qui, proprio il guerriero celtico che fa il suo ingresso. Sheamus è qui. And from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Celtic Warrior, Sheamus. Ecco qui il rosso Sheamus, guerriero celtico, pronto a menare le mani anche quest'oggi. E allora iniziamo questo secondo match di Monday Night Raw su Netflix. L'Art Business, ovvero Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro AJ Styles e Sheamus in un Tornado Tag Team match, ovvero match di coppia senza cambi. Ok, iniziamo signori. Ricordiamo due ultimi scontri finali, perché a Payback vedremo Bobby Lashley contro AJ Styles per il titolo degli Stati Uniti e Powerhouse Hobbs contro Sheamus per il titolo intercontinentale. Nel frattempo Asuka ha sfidato proprio Kairi Sane nel sesto punto un po' più avanti. Ok, abbiamo visto com'è finito il match con la sconfitta di Kairi contro Natalya. Tuttavia Asuka è arrivata e un faccia a faccia, le due non si sono colpite, però da ex compagne ci sarà il momento dello scontro a Payback. Asuka contro Kairi Sane sarà un altro dei match che andranno a comporre la card, insieme a questo punto possiamo dirlo tutti, perché avremo il già citato Powerhouse Hobbs che difenderà il titolo intercontinentale datato di Sheamus, Asuka contro Kairi Sane, Bobby Lashley contro ovviamente AJ Styles per il titolo degli Stati Uniti. Poi avremo
titolo femminile degli Stati Uniti in palio. Ronda Rousey contro Lita, la rivalità che ultimamente si sta scatenando qui in WWE. Poi avremo Bianca Belair che difenderà la cintura dall'assalto di Rhea Ripley in un Last Women Standing match, quindi ragazzi non vediamo l'ora di vederlo. E poi il grande main event dove Cody Rhodes di American Nightmare metterà in palio la cintura di campione indiscusso WWE, il titolo più importante in federazione, contro The Undertaker, il The Phenom. Sarà un grande spettacolo Payback, ma concentriamoci al momento su questa puntata di Raw, e questo match di coppia tra Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro AJ Styles e Sheamus. Fino al grande scontro, Bobby Lashley e Styles da una parte e poi dal ring che si danno battaglia prima del loro confronto diretto di Payback. Guardate il suplex di Bobby Lashley, la potenza, poi arriva Jay Styles anche. Oh, testa che va a sbattere quella di Sheamus contro il paletto. Guardate Jay, botta sottomissione alla gamba, ma Bobby Lashley salva il suo amico Powerhouse Hobbs e poi lo solleva. Ribalta una military press slam. Attenzione, side slam su Styles. È un Bobby Lashley veramente infuriato per aver perso le strutture di coppia proprio per colpa sua, per colpa di AJ. Attenzione Sheamus, ma prende anche Sheamus. Gut wrench sull'irlandese, poi il braccio teso, se l'è lanciato con la light sweep. Fa Bobby Lashley, belly to belly, fantastica esecuzione. Scusatemi ma prendo un attimo le redini del match, non per infierire, ma perché questo personaggio deve rientrare sul quadrato, signori. Deve davvero rientrare sul quadrato. E a questo punto imperiamo. Va bene. E attenzione, prova la presa di sottomissione Bobby Lashley, ma niente da fare. Attenzione Jay Styles, prova la Style Clash su Bobby Lashley, attenzione, Style Clash, e Bobby World Strong Slam. Intanto se ci sta il fa parte di Powerhouse Hobbs, ma Sheamus ci ha pensato, attenzione, serie di pugni di Sheamus su Powerhouse Hobbs che sanguina ora. Intanto Bobby e Jay, lo schienamento, attenzione, 1, 2, ma si libera da solo in realtà.
Attenzione, arriva anche CJ Styles ad aiutare Sheamus. Serie di chop su Bobby Lashley. Attenzione, prova a sottometterlo, prova a sottomettere Sheamus con questa Boston Crab. E schienamento intanto, 1, 2, no! Entrambi ribaltano. Attenzione, viene caricato Bobby Lashley, ma no, ribalta tutto dalla mossa di Sheamus, però c'è Styles pronto, tornado di DT, fantastica esecuzione di Styles. Body slam di Jay su Bobby, attenzione, 1. Ma Powerhouse Up c'è. Oh, sanguina anche c'è Styles. E rientra Sheamus, però attenzione. Attenzione Powerhouse. Oh, ha battuto. Double Axe Handle Smash su Sheamus. Attenzione Powerhouse. È pronto. No, evita. Ha evitato la mossa finale Sheamus. Infierisce, attenzione. Colpisce Powerhouse Hobbs. Attenzione, Irish Whip. Che colpo di Sheamus. Sheamus, un po' di indecisione qui. Sono AJ Styles che acrobazia per abbattere Bobby Lashley, che era un po' indeciso sul da farsi, mi sembrava a me. Attenzione, prova Sheamus, 1, 2, ma Powerhouse Hobbs dice no. Attenzione Sheamus, prova la mossa finale, la vuole caricare. Attenzione, lo prende. Oh, ribalta tutto Powerhouse Hobbs. Attenzione, lo solleva. Military Press Slam. Oh, distrutto c'è Styles. Distrutto veramente. Che match ragazzi, che match. Che match. E ora rifacciamo il nostro, no, ho sbagliato, rifacciamo il nostro ributtare l'avversario. Oh, sono andato a finire io. Bel go slide intanto su Sheamus. Spear su Sheamus. 1, 2. Oh, dice no. Attenzione, prova lo schienamento del KSJ. E Bobby Lashley scatenato. Che tra l'altro sono io. Attenzione, lo schienamento improvviso di Powerhouse Hobbs. 1, 2, 3. Vince Let's Business, beffando all'improvviso Sheamus. Sorriso per loro. Sconfitte c'è Styles e Sheamus, ma ricordiamoci che lo scontro finale sarà a Payback con Bobby Lashley che metterà in palio il suo titolo dalla statua di CJ Styles, e lo stesso farà Powerhouse Hobbs contro Sheamus.
Ragazzi, direi che è iniziata molto bene questa puntata di Raw. Andiamo al prossimo incontro perché abbiamo Lita contro Raquel Rodriguez, la más poderosa. Una Lita che dovrà stare attenta perché Ronda Rousey, la campionessa degli Stati Uniti, è nelle vicinanze a giro e sapete benissimo la grande rivalità che stanno facendo queste due atlete, proprio Lita e Ronda Rousey. Quindi vedremo un po' un altro dei match che vedremo a WWE Payback, il prossimo evento in pay-per-view della WWE. E iniziamo, signori. Ecco Lita che sta entrando sul ring, ma viene attaccata da Ronda Rousey alle spalle. L'avevo detto prima della rivalità, un'imboscata della campionessa degli Stati Uniti, ma le due in queste settimane non hanno fatto altro che pestarsi così, che cioè, è quello che hanno fatto. E quindi giustamente Ronda Rousey non fa altro che mantenere fede alle premesse. Tanto Raquel Rodriguez sul ring, guarda la situazione, diceva va bene, io me lo prendo questo vantaggio che mi ha regalato Ronda Rousey. E inizia l'incontro, ragazzi. Lita contro Raquel Rodriguez, una Lita che è la number one contender per il titolo degli Stati Uniti, detenuto proprio da Ronda Rousey. Una Lita che per ottenere questo ha vinto un 3-way match a SummerSlam per ottenere questa opportunità titolata per Payback. Che calcione però di Raquel Rodriguez, c'è però da vincere contro Raquel Rodriguez oggi per Lita. Ricordiamoci, nell'ultimo appuntamento targato WWE prima di Payback. Attenzione, Lita sulla terza corda con una grande agilità. Oh, presa al volo il crossbody e poi la schiantata con questa body slam. Oh, colpisce duro Lita, infierisce tosto su Raquel Rodriguez, respinge. Attenzione, Irish Whip lanciata fuori dal ring, però Lita è già in piedi, ma Raquel è più veloce in questa circostanza. Come l'altra era ventata all'indietro, usando tutta la potenza di cui dispone Raquel Rodriguez. Lita tanto viene sbattuta. Prova con le sue mosse da powerlifting. Continua a infierire Lita, il pubblico è tutto per la ragazza Extreme, come è soprannominata, Extreme Women Lita. Continua a colpire Raquel in grossa difficoltà in questo frangente dell'incontro, side slam anche, ribalta Raquel. Attenzione, si mette in piedi. Oh, attenzione qui. Oh, contro le corde. Calcione alla schiena. Ora prova a reagire Raquel, ecco un comeback. Oh, Ale.
l'ha battuta con questa cross line. Va a vuoto. Attenzione. Pinning elbow smash. E poi azione da carica. Gli ha fatto proprio fare il giro, ragazzi. 1, 2 e 3. Lita viene sconfitta, ragazzi. Incredibile, non l'avrei detto, ma ecco che torna Ronda Rousey, perché ricordiamo che all'inizio del match Ronda è arrivata proprio per attaccare Lita durante il suo ingresso, dando un grosso vantaggio a Raquel, almeno per ciò che riguarda le fasi iniziali. Ecco, le due ora si stanno avvicinando sullo stage, non promette niente di buono. E ecco infatti che le due si vanno a colpire sullo stage di Monday Night Raw, provano a dividerle, perché in maniera ce la fanno, ma attenzione, Ronda Rousey sfugge e colpisce, le due continuano a menarsi. Ricordiamo il loro scontro per il titolo degli Stati Uniti di Payback sarà bello caldo. No, in realtà era Fastlane, scusatemi, era Fastlane, ho detto Payback, era Fastlane. Va bene, andiamo al 4 incontro, nonché penultimo di questa puntata di Raw, poi seguirà dopo la All Elite Wrestling con Dynamite, Rhea Ripley contro Alexa Bliss, una Rhea Ripley che è sulla strada del titolo mondiale, proprio qui in WWE, detenuto da Bianca Belair, la IST of WWE. E le due si sono ovviamente già messe le ruote, i bastoni tra le ruote, e quindi godiamoci questo incontro, ragazzi. Ecco qui Alexa Bliss e Rhea sono pronte, ma ecco qui Bianca Belair, attenzione, Rhea Ripley la guarda, gli parla, ma Bianca fa finta di niente. Avanza, torna in ring. Il match non è ancora iniziato. Ecco Bianca che va a sedersi, a prendere posizione lì accanto al tavolo di commento. Vorrà vedere da vicino l'incontro, ma dovrà stare molto attenta Bianca Belair, perché lo sa anche Rhea Ripley che alla prima occasione di difficoltà potrà intervenire a pestare quella che è proprio la sua avversaria di Fastlane, ovvero proprio Rhea Ripley. Tanto però Alexa Bliss sta sfruttando il momento di distrazione di Rhea Ripley, causato proprio dalla presenza di Bianca Belair, e va a colpire. Continua a infierire Alexa Bliss. Rhea in difficoltà, la number one contender. Oggi abbiamo avuto due belle vittorie abbastanza clamorose, quella di Natalia soprattutto su Kairi Sane, ma anche quella di Raquel Rodriguez su Lita. Potrebbe accadere anche oggi con Alexa Bliss, che sta dominando Rhea Ripley, ragazzi. Evidentemente l'ingresso di Bianca ha portato più distrazione del previsto nella mente della Mami, che non riesce a reagire. Sioneria adesso, ora, ma Alexa è già in piedi. Prova a graffiare, attenzione, Irish Whip ribaltato. E qui German Suplex sulla Bliss, prova a rimettere le redini del match, ma Alexa è bella scattante sulla Ripley. Irish Whip, e poi gli cammina sopra come per sbeffeggiarla. Poi serie di calcioni di rabbia di Rhea Ripley. Ancora continua a colpire Alexa Bliss.
Attenzione, le due si colpiscono dopo un breve break pubblicitario. Rhea Ripley, attenzione, serie di pugni. È in vantaggio, attenzione Bianca. Oh, arriva a colpire Rhea e l'arbitro chiama la squalifica. Vince Rhea Ripley per squalifica. Alexa Bliss non sa cosa fare, ma a questo punto dice vabbè, io me ne vado. Mi hai rovinato il match Bianca, grazie. E Bianca ne approfitta per poi continuare a colpire la sua avversaria di Fastlane, ricordiamolo, Rhea Ripley contro Bianca Belair sarà il match valido per il titolo mondiale femminile in WWE. Attenzione però, Rhea Ripley ora l'ha presa, gliela vuol far pagare. Eccolo Cola che va a impattare contro le corde. Lanciata la IST. Attenzione, Holloway Slam. Le due ormai non è più diventato un match, questo il match è finito, era tra Alexa Bliss e Rhea Ripley, però adesso si è trasformato tutto in una rissa e qui senza più uno scopo che non fa altro che incrementare la rivalità. Attenzione, presa in sottomissione di Bianca Belair, ricordiamo qui può anche cedere, ma Rhea Ripley non credo che lascerà. Ribalta Bianca. Continuano a menarsi le due in questa rissa post match. Anche dalla terza corda Bianca. Questo splash è andato completamente a vuoto però. E insomma, ha dato un po' di fiata a Rhea Ripley, che però è ancora a terra. Attenzione, si rialza. Eccola, anche Bianca in piedi, però ovviamente Rhea molto più stanca. Attenzione, un inverted electric chair. Che bomba che ha preso Bianca Belair. E ora attenzione, perché Rhea Ripley può provare un'altra delle sue prese sottomissioni, può far soffrire Bianca Belair, vuol prendersi un piccolo vantaggio se possibile prima del loro incontro, ma ancora Bianca ribalta. Tra l'altro la solita cosa che voleva fare Bianca. Colpisce ancora. Calcione. Ragazzi, saranno delle belle a Fastlane nel match tra queste due, tra Rhea Ripley e Bianca. Entrambe sono intestardite con questo splash elbow drop a segno. Attenzione Bianca, forse vorrà provare una KOD, la sua mossa finale, la Kiss of Death. Eccola la Kiss of Death a segno e KO. C'è scritto vittoria di Ripley, ma voi non date conto. Cioè ha vinto sì contro Alexa Bliss per squalifica, però è andata KO in questo frangente contro Bianca. E Bianca Belair, la campionessa, si prende un ultimo sorriso prima del loro scontro in pay per view che ci sarà, ma ora è il momento del main event di questa puntata di Raw, di American Nightmare, Cody Rhodes contro Kevin Owens. Un Cody Rhodes che dovrà difendere la cintura più importante della WWE alla sua vita saldamente, soprattutto dopo aver difeso il titolo contro Roman Reigns e il Tribal Chief a SummerSlam. Però c'è un nuovo number one contender in città e il suo nome è proprio quello di The Undertaker. Infatti sarà il main event di Fastlane, Cody Rhodes contro The Undertaker, match valido per il titolo di campione indiscusso WWE. Ma adesso godiamoci questo main event tra Cody Rhodes e Kevin Owens, ultimo incontro di Raw, e poi passeremo subito alla puntata di Dynamite. Ed eccolo qui, il campione indiscusso WWE, The American Nightmare, Cody Rhodes. The following contest
is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. Finito l'ingresso di Cody Rhodes, è il momento dell'ingresso di Mr. KO, Kevin Owens. Eccolo qui. And his opponent from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens. Ex campione di coppia ed ex campione degli Stati Uniti nella nostra Universe Mode nella passata stagione. Tra l'altro vi ricordo, se vi interessa recuperare tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali della scorsa stagione, andate nella playlist, alla playlist stagione 2024-2025, ovviamente WWE 2K24. Avete tutto il meglio di ciò che è successo la scorsa stagione. Ci saranno grandi pay-per-view, non si deve andare a recuperare. Playlist diversa da quella dedicata alla stagione corrente, ovvero la 2025-2026, ma inizia ora questo main event di Raw su Netflix. Cody Rhodes contro Kevin Owens, The American Nightmare vs Mr. KO. Che mossa, ragazzi! Tornado Springboard DDT di Kevin Owens. È iniziato molto bene Kevin Owens contro il campione indiscusso WWE. Attenzione Cody! Ma voto l'upside dive e allora Kevin Owens ne approfitta con intelligenza. Ora, a vuoto la mossa di Kevin Owens fino a colpire Kevin. Che verbo. Sulla terza corda Kevin Owens. Comunque ragazzi, che noi sta facendo un match incredibile, è un Cody Rhodes veramente irriconoscibile quest'oggi, non si è mai visto
subire così tanto in questa stagione nuova per quanto è arrivato in WWE come in questo incontro. Sarebbe cosa da dire per fortuna per Kevin Owens che il titolo non è in palio stasera la splash per Kevin Owens, prestazione veramente monster, ma va a vuoto qui. All'occasione Cody di rimettersi in carreggiata, posizione testa che sbatte contro il paletto. Oh, attenzione, terza corda, Cody Rhodes vola a vuoto e Kevin no, è stato lento qui. Allora back suplex, posizione piova, colpisce alle gambe. Beh, c'è da dire che Cody Rhodes in poco tempo si è rimesso decisamente in carreggiata, non si può dire di no. Però Kevin Owens c'è ancora, tornando di DDT e sanguina Cody. Che botta che ha preso. Colpisce Kevin alla ferita, ma era chiaramente molto intelligente. Attenzione però, crossline, attenzione Cody. Oh, flash. Bel match ragazzi tra Kevin Owens e Cody Rhodes. Attenzione Kevin Owens. Mossa ad alto impatto su Cody Rhodes. 1, 2. Cody dice no. Non ci crede Kevin Owens. Pensava di aver vinto. D'altra parte Cody Rhodes non è campione indiscusso WWE per caso. Tony Cody lo prende. Body slam. Attenzione, fantastico. Calcione, prova lo schienamento ora. E Kevin c'è. Bel match davvero ragazzi. Schiaffone. Oh, Cody Cutter, fantastica. 1, 2. Oh, Kevin c'è ancora. Ma attenzione che Cody Rhodes vuol provare la cross Rhodes e se va a segno potrebbe essere la fine dell'incontro. No, non va a segno. Ma attenzione, va a segno la Stunner. Attenzione. 1, 2 e... Oh, che match, che main event qui a Monday Night Raw tra Cody Rhodes e Kevin Owens. Attenzione Kevin. A vuoto, a vuoto. Attenzione, lo prende. Crossroads. 1, 2, 3. Cody Rhodes vince un grande match contro Kevin Owens e festeggia. Ma attenzione alle spalle di Undertaker, lo colpisce col kendo stick. I due che si affronteranno proprio
nel prossimo pay-per-view a Fastlane con il titolo mondiale in palio. E ecco Undertaker, ragazzi, che lascia l'arena con le sue gambe in piedi, ma dovrà vincere anche a Fastlane contro Cody Rhodes. Comunque direi davvero una bella puntata di Monday Night Raw. Direi ci siamo. Ultimo appuntamento WWE prima del pay-per-view, che sarà insieme a All Out. Lo faremo ovviamente 2 video divisi, ma andremo a caricarlo praticamente uno in coda all'altro. Quindi andiamo ora nella puntata di Raw. Voi vedete lì SmackDown e Collision, ma come ho detto non si terranno perché ho condensato le rivalità di SmackDown e Collision in queste puntate di Raw e Dynamite. E allora, vediamo un po'. Allora, per iniziare abbiamo match di coppia tornado tra alcune delle partecipanti dell'Elimination Chamber femminile, valido per il titolo mondiale, che si terrà All Out. Ovviamente si terrà anche quello maschile. Avremo Mariah May e Saya Kamitani contro Liv Morgan e Chelsea Green, per iniziare proprio in bellezza. Tornado Tag Team. Poi il main event sarà uguale, però sarà un 3 contro 3, ok? Con i partecipanti dell'Elimination Chamber maschile. E abbiamo da una parte il campione Bryan Danielson. Poi avremo... Dov'è Bryan Danielson? Oh Bryan, eccoti. Bryan Danielson. Poi abbiamo Hangman Adam Page. E chi c'era anche? Ah, e Jay White insieme a loro. Contro... Oh, scusatemi, mi sono un attimo intrippato con le lettere. E Jay White contro Jon Moxley e gli ultimi 2 qualificati alla Elimination Chamber di All Out, Seth Rollins e Kazuchika Okada. Ora faranno squadra oggi questi, ma poi All Out saranno tutti contro, ovviamente. Quindi questo main event con dei nomi veramente stellari che avremo. Poi Matt Jackson contro Cash Wheeler, sì. Poi avremo il match per i titoli di coppia femminili in palio, perché All Out non lo potremo fare perché Athena è qualificata nell'Elimination Chamber. Motivo anche perché ho fatto un match di coppia all'inizio invece di un 3 contro 3 femminile anche lì. Quindi Athena e Billie Starkz contro appunto quelle che erano le sfidanti, ovvero Willow Nightingale e Chris Statlander. Ok, ci vai dopo i titoli di coppia femminili dell'All Elite Wrestling. Poi abbiamo gli ultimi 2 incontri che sono, allora, vediamo un po'. Gli ultimi 2 incontri, ma li abbiamo messi praticamente tutti. Qui cambiamo un attimo. Ma io direi si può mettere un ok, LA Knight Mike Briscoe. Sì, me lo sento. Perfetto. Per la rivalità, lo sapete, con Kyle Fletcher per il titolo TNT. Un altro dei match che vedremo appunto a All Out. E poi l'ultimo incontro, visto approfittiamo, allora facciamo una cosa. L'ultimo incontro, visto che si era teaserato a Collision la sfida tra Stephanie Belair e Julia Hart, noi la mettiamo. Sì. A parte no, ragazzi, a parte no. No, assolutamente. Perché questo match qui
Ok, va bene. No, no, è giusto. È errore mio, errore mio. Perché questa rivalità bisogna farla e metterei. Sì, no, 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 mettiamo Thunder Rosa, vai. Per fargli fare un match in coso. Per fargli fare un match anche a Thunder Rosa che è qualificata alla Elimination Chamber, quindi va bene, dai. Ok, allora l'abbondante ce l'abbiamo, possiamo iniziare, signori. Possiamo iniziare. Avviamo e iniziamo con l'opener di Dynamite, Mariah May e Saya Kamitani contro Chelsea Green e Liv Morgan. 4 delle 6 qualificate all'Elimination Chamber match, le altre sono Athena e Thunder Rosa. Elimination Chamber match valido per il titolo mondiale detenuto proprio da Mariah May, ehm, che ovviamente sarà all out, come quello maschile valido per il titolo della divisione maschile, ovviamente. Quindi un bel all out che non vediamo l'ora di vedere assolutamente. E dopo un pochettino di attesa iniziamo questa puntata di Dynamite, ragazzi. Mariah May e Saya Kamitani contro Liv Morgan e Chelsea Green. Iniziamo subito. E ecco l'ingresso della campionessa mondiale della All Elite Wrestling, The Glamour, Mariah May. Il suo regno incredibile che ha fatto nella nostra Universe Mode. Introducing first, from London, England, the All-Star Women's World Champion, Mariah May! Certo una difesa veramente impegnativa, come d'altra parte io dico sempre, l'ho detto anche in questa stagione, l'Elimination Chamber la ritengo la sfida più impegnativa per ogni campione. E ragazzi, chi meglio di una campionessa però come Mariah May, per tutto quello che ha dimostrato nel nostro Universe Mode nel corso del suo regno, chi meglio di lei può effettivamente affrontare una sfida del genere? E al momento ora dell'ingresso della compagna di oggi di Mariah May, ma avversaria all'Elimination Chamber, ecco qui la Saya Kamitani, la Phoenix Queen, nonché ex campionessa IWGP. Avanza con tutto il suo look e il suo ingresso abbastanza scenografico. Saya Kamitani. Oggi le due faranno coppia, ma All Out sarà tutta un'altra storia.
Pronte Saya Kamitani e Mariah May, è all'ingresso di una delle sue avversarie. Eccola qui, Chelsea Green, la vincitrice dell'Owen Hart Tournament di quest'anno, la Chelsea Green, che in quanto appunto vincitrice aveva avuto la possibilità di diventare campionessa proprio in un 1 contro 1 contro Mariah May a Dynasty. Attualmente l'ultimo pay per view che abbiamo trasmesso, e vi consiglio di andare a operare, trovato nella playlist di questa stagione, un grande pay per view, e ovviamente non è riuscita a vincere, tuttavia si è qualificata poi all'Elimination Chamber, quindi altra occasione per lei, stavolta probabilmente ancora più complessa. Tuttavia non si preoccupa Chelsea Green, che ha fatto davvero un grande percorso quest'anno, da quando è stata draftata dalla WWE all'AEW nel draft che abbiamo fatto questa stagione, dove abbiamo draftato vari wrestler per creare nuove narrative, nuovi scontri nella nostra Universe Mode. Ecco qui l'ultimo ingresso, Liv Morgan, l'altra qualificata all'Elimination Chamber, la Miracle Girl Liv Morgan vuole diventare campionessa anche qui. Scorsa stagione WWE il titolo mondiale che vinse, tra l'altro se non mi ricordo male proprio contro Chelsea Green, sì, scorsa stagione in WWE. Quest'anno si ritrovano da avversari in un Elite Wrestling. E allora ragazzi, siamo pronti a questo opener di AEW Dynamite, lo show di punta della All Elite Wrestling. Mariah May e Saya Kamitani contro Chelsea Green e Liv Morgan, 4 delle 6 qualificate all'Elimination Chamber di AEW. Ora poi avremo Britt Baker contro Thunder Rosa, LA Knight contro Mark Briscoe. Match per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Athena e Billy Starks difendono dall'assalto di Willow Nightingale e Chris Statlander. Matt Jackson contro Cash Wheeler, e il main event Bryan Danielson, Hangman Adam Page e Jay White contro Jon Moxley, Kazuchika Okada e Seth freaking Rollins, ragazzi. Direi un bel inizio, direi, tra questi due team, questo opener di Dynamite. Intanto approfittiamone anche per ricordare un attimo la card dei Double Out, che ricordiamolo, proprio come questo fine settimana ci sarà WWE Fastlane, avremo anche i Double Out con le due Elimination Chamber, come ho già detto, quindi iniziamo la card. Ricordiamo l'Elimination Chamber femminile per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling. Mariah May difende dall'assalto di Chelsea Green, Saya Kamitani, Liv Morgan, Thunder Rosa e Athena. Poi avremo match valido per il titolo TNT dell'Elite Wrestling. Kyle Fletcher difende dall'assalto di LA Knight. Titolo femminile della Ring of Honor Empire, Stephanie Vaquer contro Julia Hart, che dopo il teaser di scorsa settimana a Collision abbiamo ufficializzato l'incontro, più perché in realtà avevamo in mente di fare un altro match ma poi l'abbiamo posticipato, quindi rimaneva uno slot libero, mettiamolo lì, approfittiamone. Titoli di coppia in palio dell'Elite Wrestling, Extreme Rules match
senza squalifiche. Gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson difenderanno le cinture di coppia dall'assalto degli FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood. Titolo TBS dell'Elite Wrestling in palio. Jamie Hater difende dall'assalto della dottoressa Britt Baker. E poi main event, ovviamente valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling Elimination Chamber. Bryan Danielson di American Dragon difende contro Hangman Adam Page, Kazuchika Okada, Seth Rollins, Jon Moxley e Jay White. Ecco quindi tutta la card di Double Out. Però siamo ancora a Dynamite con Mariah May e Saya Kamitani che sinceramente, facendo un riassunto generale di questo incontro, stanno dominando le avversarie in un modo che sinceramente non mi aspettavo. Le stanno segnando belle prima dell'Elimination Chamber, c'è da dire, proprio le stanno bussolando bene. Ecco Saya Kamitani che è rimasta noto sul link con Liv Morgan, e eccola che va ancora a infierire sulla Miracle Girl. Quella di Saya, Irish Whip, intanto poi dal ring Mariah May e Chelsea Green si colpiscano a vicenda. Oblivion su Saya Kamitani, ma c'è Mariah May dietro e infatti attenzione, se la carica e Mayday a segno. Attenzione, prova 1, 2, ma c'è Chelsea Green che era prontissima, ragazzi. Attenzione, Chelsea, canale Destroyer sulla povera Saya Kamitani che si era appena rialzata dopo l'Oblivion di Liv Morgan. Ovviamente interrompe tutto Mariah May, scatenata Chelsea Green. Sono Liv Morgan e ora sono in 2 contro 1, ma attenzione, torna Saya Kamitani, ma è già la terza volta che si rialza e torna a terra. Chelsea Green forse è pronta a volare e vola e abbatte Mariah May. Attenzione però, Saya Kamitani, tentativo di schienamento, 1, 2 e Liv Morgan dice no. Hanno un passo dalla vittoria il team di Saya Kamitani e Mariah May, in vantaggio ancora. Questo colpo è stato letale, questo colpo è stato veramente letale di Saya Kamitani. Sono in acrobazia su Saya, Liv Morgan. Proprio sui ring sono tornate Mariah May e Chelsea Green. Attenzione Chelsea, no, questo voleva provare un Unprotected su Mariah May. Attenzione a Mariah, la prende con questa presa al braccio, ma si libera Chelsea Green. Attenzione l'Unprotected su Mariah May a segno, e poi attenzione Saya. Che match, ragazzi, che opener di Dynamite, che opener. Attenzione qui, ma Liv Morgan è pronta, 1, 2, no, Liv era pronta. Crucifix.
attenzione Mariah May. Liv Morgan ha battuto per Saya, ma Mariah May dice no al tentativo di Mayday, attenzione. Ma ragazzi, opener pazzesco, 5-star match tra Mariah May e Saya Kamitani contro Chelsea Green. Ma io voglio provare un roll up, ragazzi, mi spiace ma lo sapete, ogni tanto mi prende di provare il roll up. Eccolo il roll up, attenzione, 1, 2, ops. No, non è andato bene quel roll up. Attenzione Chelsea Green che vola col side dive. Si schiantano tutte e due, ma Liv Morgan va proprio a vuoto. Attenzione il sweep ribaltato. Mandiamo dentro Liv Morgan perché sennò quella sta a guardare. Però vorrei provare anche un rollappino e poi basta, vai, rollappino e poi basta. Rollappino, la culla, attenzione, 1, 2, Mamma mia, intanto Mariah May ha accoppato fuori dal ring Chelsea Green. Che opener ragazzi, cioè, pazzesco. Bell'inizio davvero di Dynamite, veramente bell'inizio. Saya Kamitani sale sulla terza corda, vola e va completamente a vuoto. Chelsea la colpisce, 2 contro 1. Attenzione, il schieramento, potrebbe essere la fine, ma Mariah May, attenzione lì, 1, 2, si libera da sola. Oblivion su Mariah May. Attenzione qui, 1, 2, no, Unprettier su Saya Kamitani, incredibile finale di incontro. Chelsea Green, 1, 2, mamma mia che match. Attenzione, Liv Morgan sta provando a far cedere Mariah May intanto, ma si è liberata Mariah May, incredibile. Liv prova qui un Oblivion, ma niente, va a vuoto. E Mariah May, a vuoto la Mayday. Incredibile ragazzi, che match pazzesco stanno facendo, che match pazzesco, veramente pazzesco. Un saluto intanto a Team Simulador. Missy Dropkick. Attenzione, colpisce ancora. Buona tarde. Buona tarde mio amico. Attenzione, va. Double X handle. Mamma mia, non vuol finire questo incontro. Attenzione, forse gliel'ho buffata. Mayday su Liv Morgan, potrebbe essere la fine. Attenzione qui, scusate ma volevo fare un volo finale. No, e 3 vincono
Mariah May e Saya Kamitani sconfitte Liv Morgan e Chelsea Green, ma un opener veramente bello di Dynamite. Grande vittoria di Saya Kamitani e Mariah May in coppia oggi, ma All Out ricordiamo che saranno le avversarie per il titolo che metterà proprio in palio Mariah May, ragazzi. E allora signori, dopo questo bello incontrozzo, bello, andiamo al prossimo match. Britt Baker contro la mera Thunder Rosa. Loro due che sono state per l'appunto le prime campionesse dell'Elite Wrestling, che ricordiamo abbiamo introdotto il titolo questa stagione qui e assegnato anche. Poi hanno perso cinture dall'assalto di Athena e Billie Starkz, che difenderanno i titoli di coppia più avanti nella serata, dall'assalto appunto di Willow Nightingale e Kris Statlander, perché comunque non potranno difendere le cinture All Out perché Athena si è qualificata nell'Elimination Chamber, per cui bisogna farla stasera, che è l'ultimo appuntamento dell'Elite Wrestling prima del pay per view. E quindi però tanto godiamoci questo secondo incontro tra Britt Baker e Thunder Rosa. Ricordiamo una Britt Baker che ha iniziato una rivalità proprio con Jamie Hayter, mettendo appunto gli occhi sul titolo proprio detenuto dalla britannica, da Jamie Hayter, il titolo TBS dell'Elite Wrestling. Ma iniziamo, ragazzi. The following is scheduled for one fall, making her way to the ring from Pittsburgh, Pennsylvania, Dr. Britt Baker! E ecco qui Dr. Britt Baker. Ragazzi, un palmarès che parla da sé. Gli manca giusto appunto il titolo TBS dell'Elite Wrestling e poi ha vinto tutto. Ha vinto tutto nel nostro Universe Mode. Certo, nonostante tutto ha vissuto anche dei momenti abbastanza cupi, però direi che in questa stagione è tornata assolutamente alla grandissima. Ha vinto appunto il titolo di coppia, la prima campionessa con Thunder Rosa, proprio la mera Thunder Rosa che andrà a sfidare quest'oggi. Una Thunder Rosa che si è qualificata all'Elimination Chamber, tra l'altro sconfiggendo un personaggio del calibro di The Man, Becky Lynch. Quindi direi che altamente meritata questa qualificazione. E eccola qui la mera Thunder Rosa, amatissima quest'oggi, avanza con il suo stile. Eccomi qui, ragazzi, era andato a bere perché necessitavo della bevuta. Ok, stiamo già, però
nel vivo dell'azione con Thunder Rosa contro Britt Baker. Bisognerà stare attenti a Jamie Hayter, che sicuramente sarà nei paraggi. Ricordiamolo, sarà... Colpisce, continua a infierire Britt Baker. Oh, attenzione, attenzione, è Jamie Hayter? No, non sembra arrivare Jamie Hayter, ma Thunder Rosa, attenzione, approfitta della distrazione. Attenzione, 1, 2, Allora, non si è presentata Jamie Hayter, però è apparsa la musica che voi non avete sentito, perché purtroppo non si possono sentire le musiche per motivi di copyright in questo videogioco. Mi dispiace ragazzi, ma è così per chi lo streama in live. E era la musica di Jamie Hayter. Comunque pensavo di Britt Baker che arrivava, niente da fare. Thunder Rosa però ne ha approfittato. Ora però i binari sono tornati quelli giusti. Britt Baker e Thunder Rosa che avevano avuto, attenzione, questa culla improvvisa di Thunder Rosa, solo uno. Dicevo, Britt Baker e Thunder Rosa che hanno avuto, tra l'altro, proprio prima di formare la loro coppia, prima di vincere i titoli di coppia, diventare le prime campionesse dello Elite Wrestling, avevano avuto un bel Extreme Rules match a Collision, effettivamente di piacevole fattura. Sul main event era anche il primo match, tra l'altro, di Thunder Rosa, che è arrivata quest'anno in Elite Wrestling, questa stagione. Bisogna provare con questo armbar Britt Baker. Comunque abbastanza riconoscibile Thunder Rosa oggi. Cioè, sta assumendo in maniera incredibile da Britt Baker. Attenzione Britt, prova a volare. Double axe handle. Russian leg sweep. Backbreaker, scusate. Sono Britt Baker, va a vuoto. Prova Thunder Rosa. German suplex. C'è in piedi Britt Baker, ma anche Thunder Rosa che va a completare questo comeback. Fantastica esecuzione. Una Thunder Rosa che è tornata all'improvviso a fiammate. Va Irish whip, ribaltato, super kick a segno e prova lo schienamento. Potrebbe essere la fine con questo grande kick al volto. Solo uno. Incredibile, incredibile. Prova a indebolire il braccio di Thunder Rosa. Attenzione, ecco qui, presa sottomissione tipica di Britt Baker. Attenzione, potrebbe cedere Thunder Rosa. In pericolo la cicana. Niente da fare. C'è ancora Thunder Rosa. No. Come l'ha presa. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2, no. Non è che Thunder Rosa ha iniziato male effettivamente, ma poi in poco tempo, stop, incredibile, in poco tempo ha ribaltato la situazione. 1,
2 e 3. Vince Thunder Rosa, ragazzi. Jamie Hayter non si è presentato a sé, è limitata a distrarre Britt Baker. Ma grande vittoria della Mera Mera, che aveva iniziato molto male ma poi si è rifatta, si è rimessa in carreggiata, ha superato alla fine ai punti Britt Baker e sorride proprio lei, la Mera Mera Thunder Rosa, prima dell'Elimination Chamber, lei che sarà una delle partecipanti. Andiamo allora al terzo incontro di questa puntata di Dynamite, ultima puntata prima di All Out. LA Knight contro Mark Briscoe. Un LA Knight che è in rivalità aperta contro Kyle Fletcher e andrà proprio per il titolo TNT contro di lui. Kyle Fletcher, che oltre ad essere campione di TNT, ricordiamo, è anche campione della Ring of Honor, avendo sconfitto il Mad King Eddie Kingston, mantenendo la cintura TNT in un match dove erano un palio entrambe le cinture, sia quella della Ring of Honor che quella TNT. Ovviamente Kyle Fletcher ha vinto e ha preso tutto. Winner takes all, E iniziamo, signori, con l'ingresso di LA Knight. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Los Angeles, California, weighing in at 241 pounds, LA Knight. Eccolo qui, LA Knight, yeah, che vuol provare a vincere il titolo TNT contro Kyle Fletcher. Lui che ha avuto la possibilità di partecipare all'Owen Hart Tournament, ma non è riuscito ad avanzare nei turni a eliminazione diretta. Stavolta ha sconfitto Kyle Fletcher e si è qualificato questa possibilità. Allora vedremo. Anche qui dovremo stare attenti a Kyle Fletcher, che sarà nei paraggi, ma ecco che sta entrando l'avversario Mark Briscoe. From Delaware, weighing in at 229 pounds, Mark Briscoe. Redneck Kung Fu. Eccolo qui, ragazzi, Damn Boy Forever. E inizia il match, ragazzi, LA Knight contro Mark Briscoe. Il pubblico è tutto per LA Knight, però inizia bene Mark Briscoe. Un Mark Briscoe che ha avuto la possibilità di diventare campione di coppia con suo fratello Jay Briscoe, contro gli Young Bucks, che erano campioni già allora, come lo sono adesso. Young Bucks che, ricordiamo, dipendevano le cinture di coppia all'auto dall'assalto degli FTR, ok? Però comunque parlavamo di Briscoe, che hanno avuto la possibilità di diventare campioni a Full Gear, giusto? Sbaglio? No, a Full Gear no, non a Full Gear, non a Full Gear.
quando allora? A Dynasty era? No, ma che cazzo era, ragazzi? Ah sì, a Dynasty, ma guarda un po', pensavo un pochino più indietro, invece no, era a Dynasty, dove hanno avuto la possibilità di diventare campioni di coppia, ma non ci sono riusciti, vittoria degli Young Bucks. Ah no, è che pensavo era il pay-per-view ancora prima in realtà, però invece era proprio a Dynasty, sì. Beh, comunque un buon inizio devo dire tra LA Knight e Mark Briscoe qui ai W Dynamite, di punta della All Elite Wrestling. Ricordiamo, questa settimana non ci saranno SmackDown e Collision perché abbiamo condensato le rivalità lì, le abbiamo messe qua, infatti abbiamo messo una puntata di Raw. Ora questa Dynamite uguale, Dynamite in più, abbiamo un match in più rispetto alla puntata di Raw che abbiamo trasmesso prima. Serie di pugni, LA Knight impedisce Mark Briscoe. Oh, sanguina Mark Briscoe. Attenzione, LA Knight si carica. Oh, lo prende. Superplex, devastante superplex su Mark Briscoe. Attenzione, ha evitato il tentativo di BFT, la mossa finale di LA Knight. Allora lanciata contro le corde, attenzione, Spinebuster. Era Mark Briscoe, è pronto? Forse per una chicken wing, no, evita anche LA Knight la mossa finale, entrambi hanno evitato le mosse finali, ma che grande mossa, come l'ha presa LA Knight, prova a sottomettere Briscoe, no, riesce in qualche modo a liberarsi dalla presa di LA Knight. Attenzione, BFT, mossa finale di LA Knight. 1, 2 e 3, vince LA Knight, sconfitto Mark Briscoe. Michael Fletcher, l'avevamo detto che due che colpisce anche Mark Briscoe, avevamo detto che i due avranno il match per il titolo, l'arbitro lo manda via. Kyle Fletcher sorride perché ha colto il suo obiettivo, ha fatto capire a LA Knight che non sarà assolutamente una passeggiata, come già, nonostante diciamo il fatto che LA Knight ha vinto contro Kyle Fletcher in un match non valido per il titolo e si è guadagnato questa possibilità, ma è arrivato, tra l'altro gliel'ha suonata anche a Mark Briscoe Kyle Fletcher in un attimo come un fulmine a ciel sereno, e quindi ne vedremo delle belle nel loro match valido per il titolo AEW TNT All Out. Ma ragazzi, è il momento di Athena e Billie Starkz che difenderanno le cinture femminili di coppia dell'Elite Wrestling dall'assalto di Willow Nightingale e Chris Statlander, la ragazza aliena. Un match che non si è potuto fare all out perché Athena è qualificata all'Elimination Chamber e quindi non poteva difendere il titolo, e quindi, come spesso facciamo in queste circostanze, facciamo i match titolati nelle puntate proprio a ridosso del pay-per-view, un po' come abbiamo fatto anche con Kazuchika Okada, che questo un pochino prima, con Kazuchika Okada che ha dovuto difendere il titolo International, se vi ricordate, dall'assalto di Penta Zero Miedo, anche conosciuto come Pentagon. Però diciamo che per Okada è andata veramente molto male, infatti Penta, grazie alla sua affidabile mossa risolutiva, ovvero a una sempre bella da vedere Mexican Destroyer, ok?
ha messo a terra il Rainmaker Kazuchika Okada. Schieramento 1, 2, 3 e Penta Zero Miedo è diventato il nuovo campione international dell'Elite Wrestling. Il secondo titolo più importante in federazione. Ma ora banda alle ciance perché è il momento di goderci questo incontro valido per il titolo di coppia femminile dell'All Elite Wrestling. Ecco qui l'ingresso delle Pinions, Athena e Billie Starkz, le campionesse. Le campionesse di coppia dell'Elite Wrestling, Billie Starkz e Athena. E avanzano, ragazzi. Athena, ex campionessa anche della Ring of Honor, come sapete, perché avanzano le due. Sono prontissime le campionesse di coppia a difendere le cinture, ma è ora il momento dell'ingresso delle avversarie. Le due nelle puntate di Collision si sono date battaglia singolarmente, ma eccole qui, Kris Statlander e Willow Nightingale. Eccole qua, ragazzi, proprio loro vogliono vincere le cinture. Vedremo se ce la faremo, ce la faranno, scusate. Anche Willow Nightingale, ex campionessa della Ring of Honor. Sono prontissime, grandi amiche sono loro. Vedremo se questa loro amicizia servirà per fargli vincere le cinture di coppia. Ma direi che ora è il momento di iniziare questo match valido per i titoli. Athena e Billie Starkz contro Willow Nightingale e Kris Statlander. Ecco qui la grafica che ci ricorda che questo match è valido per le cinture. L'arbitro alza al cielo le cinture di coppia. E allora direi che questo match può iniziare, signori. Iniziano in vantaggio le campionesse. Già uno schieramento di Billie Starkz su Kris Statlander. Ha provato Statlander con un backsuit Athena, ma Athena, tra l'altro ricordiamo, Athena ha qualificato all'Elimination Chamber match di All Out, potrebbe diventare una double champion, sempre se riesce a mantenere le cinture oggi. C'è da dire che l'inizio è confortante al momento per le campionesse, perché lo sappiamo nel wrestling, non si vince ai punti. Tina dice no, è stata sorpresa da Kris Statlander.
Athena come abbatte Kris Statlander con questo suicide dive. Tanto Billie Starkz è rimasta con Willow Nightingale. Serie di prese da lotta greco-romana tra le due. Testata di Willow Nightingale e abbatte anche Athena con un crossbody. Dropkick basso, 2 contro 1, ma torna Billie Starkz, serie di chop, no? Oh, la potenza di Kris Statlander, come ha scaraventato all'indietro Billie Starkz. Ancora, 2 volte di fila. Athena si è liberata dall'offensiva di Willow, prova a sottomettere Willow Nightingale, attenzione, in pericolo Willow, cede. Athena e Billie Starkz sconfittono Willow Nightingale e Kris Statlander. Winners and still All-Star Women's Tag Team Champions, the Misfits. Difesa delle cinture, ancora loro le campionesse. Mi aspettavo molto di più in questo incontro, devo ammetterlo, però c'è da dire che, ragazzi, Willow Nightingale ha ceduto, è stata veramente sorpresa da questa presa di sottomissione di Athena, applicata al massimo della sua potenzialità, e non ha potuto fare nulla una Kris Statlander, che infatti è rimasta lì con le mani nel paniere. Ma comunque Athena e Billie Starkz sono ancora una volta le campionesse di coppia dell'Elite Wrestling. Andiamo avanti ora, penultimo incontro di questa puntata di Dynamite, ultimo appuntamento targato AEW prima di All Out, il prossimo evento in pay per view. Ebbene, abbiamo Matt Jackson contro Cash Wheeler, un po' diciamo una riproposizione del match che abbiamo visto. Infatti ricordate, gli FTR e gli Young Bucks hanno questa rivalità nata dagli FTR, che hanno guadagnato il diritto di andare a sfidare proprio gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Ovviamente i due team si sono sfidati singolarmente, ma lo scontro finale sarà All Out, il match valido per i titoli. Extreme Rules match, ricordiamolo, tra gli Young Bucks e gli FTR. Vedremo un grandissimo incontro, ma per il momento guardiamo l'ultimo faccia a faccia. Qui a rappresentare gli Young Bucks Matt Jackson, a rappresentare gli FTR Cash Wheeler. Visto che è una riproposizione, ragazzi, direi di skippare gli ingressi. Cioè, sì, facciamo vedere un attimo. Eccolo qui, Matt Jackson, uno dei campioni di coppia dell'Elite Wrestling. The Mega Bucks from California, weighing in at 172 pounds, one half of the All-Star World Tag. Sì, facciamo un ingresso tagliato. Ed è il momento dell'avversario di oggi. 1 contro 1, membro degli FTR, Cash Wheeler. E eccolo qui, Cash Wheeler. E possiamo iniziare, ragazzi. Matt Jackson contro Cash Wheeler, rematch della scorsa settimana. Tuttavia il vero scontro, quello decisivo, come ho detto anche prima, ragazzi, sapete, ogni tanto mi ripeto, ma tanto per far ricordare i concetti, visto che vediamo tante rivalità, tanti scontri e tutto il resto, ricordiamo, lo scontro decisivo sarà solo All Out, che ormai, ragazzi, è proprio dietro l'angolo, proprio come WWE Payback, cioè di nuovo Payback. Fastlane.
lo so, scusate, perché io ho un problema, perché sono uno dietro l'altro nella mia Universe Mode. E non so come mai, ma sono gli unici due pay-per-view che io confondo sempre, Fastlane e Payback. Non lo so. Va bene. Sarà perché nella vita reale di solito sono il non plus ultra del pay-per-view inutile, Fastlane e Payback. Non nella mia Universe Mode, per fortuna, però. Va bene, va bene, va bene. Intanto match inizia abbastanza equilibrato tra Matt Jackson e Cash Wheeler. Attenzione, serie di pugni, come vedete. Esce fuori dal ring, attenzione, rinuncia, dice no, io qui non ho più niente da dare. Si vuole risparmiare probabilmente per all out. Matt Jackson dice inutile incontro, non è per me. Ma attenzione, è Mario Dax Harwood, il compagno di Cash Wheeler, proprio colui che andrà a contendere i titoli di coppia dagli Young Bucks, che ha buttato dentro il ring Matt Jackson. Bulldog, e no, niente da fare. Respinto. Attenzione, una culla di Matt Jackson. Oh, comeback di Cash Wheeler. Sgambetto. Prova lo schienamento ancora. Attenzione. 1, 2. No, niente da fare. Attenzione Cash Wheeler. No, attenzione, ribalta una mossa speciale. Attenzione, sharpshooter alla Bret the Hitman Hart, e ora in pericolo Matt Jackson. Oh, riesce a ribaltare. Drop kick. E ora io vorrei provare un altro roll up, ragazzi. So, oggi sono più ispirato delle altre volte. Sì. Ora appena il buon Cash lo rimette sul ring, ci provo a fare un bel roll up. Che volo di Matt Jackson, pazzesco. Olè! Super kick. Ora è il momento. No, non l'ha buttato. Finché non lo butta sul ring non lo posso provare il roll up. 5, attenzione. Salgono sul ring 2. Ora è il momento del roll up. Ora è il momento del roll up. Perfetto momento del roll up. No, non ce l'ho fatta, mi spiace. Attenzione, ribalta. E ora ha fatto il roll up, vai. E ho ribaltato anche una mossa. Ah, pensavo era una mossa finale, invece no. Attenzione, 1, 2 e 3. Con la culla, Cash Wheeler sconfigge Matt Jackson per la seconda volta di fila, ragazzi. Ha vinto Cash Wheeler, ma va bene vincere qui, però
bisognerà vincere il match decisivo All Out, valido per i titoli di coppia tra gli Young Bucks e gli FTR in un Extreme Rules match, perché All Out non è solo Elimination Chamber, ragazzi, ma è ora il momento, manca solo il main event di questa puntata di Dynamite, ragazzi, tutti qualificati all'Elimination Chamber match di All Out in campo, signori. Il campione mondiale di Elite Wrestling di American Dragon Bryan Danielson insieme a Hangman Adam Page e a Jay White contro Jon Moxley, Seth Freaking Rollins e Rainmaker Kazuchika Okada. Main event di oggi, tutti questi si sono qualificati all'Elimination Chamber e allora, signori, ne vedremo delle belle. Ultimo match, ricordiamo, poi ci salutiamo e finiamo la puntata. Direi che abbiamo trasmesso, secondo me, una bella puntata. Poi nel caso fatemi sapere cosa ne pensate. Anche qui taglieremo gli ingressi, raga, perché insomma sono 6 tizi che devono entrare. Un conto se facciamo l'Elimination Chamber, un conto però, insomma. E ecco il primo ingresso, signori, ed è proprio lui, il campione mondiale dell'All Elite Wrestling, l'uomo che difenderà la cintura nell'Elimination Chamber match, The American Dragon, Bryan Danielson. All-Star World Champion Bryan Danielson. E ora è il momento del compagno di oggi, ma che poi uno dei due compagni di oggi che però saranno tutti avversari all'Elimination Chamber. E eccolo qui, ragazzi, The Switchblade, Jay White, ex 2 volte campione EW TNT nella nostra Universe Mode. Weighing in at 223 pounds, Jay White. Ed ecco l'ultimo compagno di oggi, il vincitore dell'Owen Hart Tournament di quest'anno, Hangman Adam Page, anche ex campione international, ovviamente sempre qui in All Elite Wrestling, il cowboy shit. E ora entrano gli avversari, ragazzi, gli ultimi 3 faranno il suo ingresso, ma anche gli ultimi 3 partecipanti che vedremo oggi all'Elimination Chamber. E eccolo qui, quel pazzo di Jon Moxley, ex campione mondiale dell'All Elite Wrestling nel nostro Universe Mode, Jon Moxley. E ecco l'ingresso. E eccolo qui, il visionario Seth Freaking Rollins.
217 pounds, Seth freaking Rollins! Era l'ultimo ingresso, signori, e poi possiamo iniziare questo main event di AEW Dynamite. Ultimo, ma non ultimo, il Rainmaker, Kazuchika Okada. Ex 2 volte campione del mondo dell'Elite Wrestling, ex campione international. Eccolo qui, Kazuchika Okada, proprio colui che l'anno scorso ha vinto l'edizione dell'Elimination Chamber. E ora ragazzi, può iniziare questo main event. Bryan Danielson insieme a Hangman Adam Page e Jay White contro Jon Moxley, Seth freaking Rollins e Kazuchika Okada. Veramente sarà un bel bordello commentare questo incontro, perché c'è un monte di gente a giro, quindi insomma fate attenzione a quello che volete voi. In particolare proverò a commentarlo come sempre, questo bordello di uomini. Io vedo qui Okada che prova a schienare Jay White, ma niente da fare. Vantaggio per il momento del team heel, ovvero Okada, Moxley e Rollins. Rimanga sul ring Danielson e Seth Rollins, ma attenzione Danielson che va a picchiare Moxley così dal nulla, ma va anche Seth. Lo scontro ora si è spostato fuori dal quadrato con Okada e Jay White da una parte, Hangman, Danielson, Rollins e Moxley dall'altra. Va a ricadere sulla gamba di Hangman Adam Page. Flashone di Okada su Hangman, prova lo schienamento, ma arriva Danielson, arriva anche Moxley però, che abbatte Danielson con questa electric chair. Intanto Seth Rollins sanguina dopo questo colpo di Jay White in corsa fuori dal ring. Gran bordello, non c'è dubbio. Batte Okada con la testa contro il paletto. Ribalta qui Seth Rollins, ma c'è Danielson subito dietro, gettato sul ring, no, ribalta tutto Seth Rollins. Che volo di Danielson su Rollins. Mamma mia, che puntata di Dynamite.
pre-all out che abbiamo trasmesso. Era un po' indeciso se trasmetterla oggi o no, stasera o no, però ho detto vabbè, ormai che ci siamo lo facciamo. Abbiamo fatto quasi la mezzanotte, signori. Direi abbastanza ottimo, Jay White prova a schienare Moxley. Uno, solo uno. A parte che Okada era arrivato, ma comunque qui serie di pugni su Okada. Attenzione, la Death Driver. Niente da fare. Snap suplex di Hangman su Moxley. Sbattuto al suolo Hangman. Attenzione, c'è Jay White dietro. Presa. Si libera però Moxley. Torna anche Okada, ma lo prende in consegna Jay White. Attenzione, Death Eye su Moxley. Potrebbe essere la fine, anche Rainmaker però su Jay White. Attenzione, 1, 2 e 3. Che finale incredibile, ragazzi. Da una vittoria dall'altra parte Kazuchika Okada ha fatto una Rainmaker e 1, 2 e 3. Vince il Team Heel, vincano Jon Moxley, Kazuchika Okada e Seth freaking Rollins. Si prendono un sorriso prima dell'Elimination Chamber, ma oggi, compagni, All Out saranno tutti avversari. E allora, ragazzi, non vediamo l'ora di vedere AEW All Out, prossimo evento in pay-per-view dell'All Elite Wrestling. Noi ci salutiamo al termine di questa puntata e ci vediamo a WWE Fastlane e subito dopo ci sarà AEW All Out. Un saluto, ragazzi, e buonanotte.